Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la fodera perfetta per le borse su rete preformata. Prima di passare al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Per prima cosa dobbiamo tagliare la stoffa e quindi la mettiamo con il dritto verso il piano di lavoro e il rovescio verso di noi e al contrario apponiamo sopra il corpo borsa che come vedete ho già realizzato con il dritto verso di noi. A questo punto con una penna, una matita o un gessetto andiamo a tracciare il contorno del nostro corpo borsa disteso eccedendo di 1 centimetro perimetrale, quindi abbiamo una stoffa leggermente più ampia del corpo borsa. E prima di passare alla cucitura ricordate sempre di applicare tutto l'hardware, quindi la parte inferiore della chiusura ed anche i ponticelli, in modo da non dover riscucire più tardi il lavoro avendoli dimenticati. Una volta fatto questo voltiamo il lavoro, quindi abbiamo la stoffa verso di noi e procediamo a creare dei piccoli risvoltini proprio del centimetro che ci siamo lasciate in esubero in precedenza e cerchiamo di fissare quanto più possibile questo bordino al corpo borsa con delle pinzette. Vedete, io utilizzo delle classiche pinzettine da cartoleria e pian pianino mi faccio tutto il perimetro della borsa senza tirare troppo la lavorazione. Mi sposto anche nell'angolo per farvi vedere come vado a ripiegare su se stessa la stoffa. Vedete, prima faccio una piega in verticale proprio lungo il bordino e poi la faccio anche in orizzontale proprio a creare l'angolo. Vedete com'è pulito e lo marco subito con la pinza in modo che non mi fuoriesca e non scappi via la stoffa. Procedo in questo modo per tutto il perimetro della borsa, ricordandoci sempre di non tirare troppo la lavorazione, anzi qualora nella parte dalla quale iniziano i laterali doveste avere difficoltà perché la stoffa tenderà a tirare il velo anticipo, con la forbice andate a fare un piccolo tagliettino in obliquo in modo da aprire leggermente la base del laterale, vedrete che poi non avrete alcun problema nella cucitura. Ora con ago e filo entriamo trasversalmente, quindi in maniera orizzontale, nel nostro cordino di lavorazione. E poi andiamo a creare subito un nodo per impedire al filo di scorrere troppo, un nodino giusto per fermare e procediamo all'assemblaggio con un'entrata sempre in orizzontale per quanto riguarda la stoffa. In questo caso non dobbiamo bucare tutta la stoffa, ma dobbiamo intervenire esclusivamente nella parte che abbiamo risvoltato, in modo tale da non far percepire la presenza del filo sul dritto della fodera. E continuiamo alternando questi punti trasversali, come state vedendo, uno sul cordino e uno sulla stoffa, anzi sul risvolto della stoffa, mi ripeto, proprio per evitare qualunque tipo di incomprensione o dubbio. Vedete già, non si vede assolutamente alcun segno della cucitura. Continuo questa operazione, come vedete, procedo con l'entrata trasversale o orizzontale come preferite, sia prendendo la stoffa che prendendo il cordino. Mano a mano prenderete assolutamente il via e comincerete con un solo punto a intervenire su entrambi i pannellini di lavorazione. Continuiamo con questa operazione per tutto quanto il perimetro della nostra borsa. Osservando il lavoro terminato, da qualunque angolazione potrete constatare che il filo utilizzato non si vede assolutamente da nessuna parte e questo è un grande vantaggio perché ci consente di utilizzare qualunque filo noi abbiamo in casa senza dover uscire a comprarlo, perché comunque non si vedrà assolutamente nulla come possiamo proprio vedere in questo momento. Oltre naturalmente al fatto che una fodera così cucita, vedete, rifinisce in maniera molto elegante e precisa ogni nostro progetto. Una volta terminata questa operazione dovremo poi andare a procedere con l'assemblaggio effettivo della nostra borsa, ma questo lo dedicheremo ad un altro video qualora foste interessate. Anzi, se vi interessa sapere come vado a concludere la lavorazione di questa borsa, scrivetemelo nei commenti e senz'altro realizzerò un video dedicato. Per quello che riguarda l'applicazione della fodera su rete preformata,
È tutto, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere anche questo nei commenti e come al solito vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo tutorial.